Emily è in crisi depressiva. Ha tentato il suicidio dopo che suo marito ha scontato una pena per insider trading. Il suo analista, il dottor Jonathan Banks, ha una serie di difficoltà nel tenerla sotto controllo. Sono andata al suo studio, ma lei non c'era. Allora sono venuta qui. Possiamo parlare? Se è un'emergenza, posso farla ricoverare. No, io stavo salendo sulla metro. Ed è stato come quando ero in macchina. Devo andare a lavorare, vorrei 5 minuti. Dopo va al lavoro. You could argue that maybe he's a little prideful, and also perhaps believes a little too much in the chemical remedy, and certainly doesn't see what's coming ahead at all. It hits him from out of view, and as we've just said, sort of takes everything from him, pulls everything from under his feet. I was really struck at how interesting of a character she was and how complex she was. You don't read that many parts for females that are like that, so I was really excited by that. Su consiglio della precedente analista di Emily, Victoria, Jonathan sottopone la donna all'assunzione di un nuovo psicofarmaco e sulle prime tutto sembra andare per il meglio, se si escludono strani fenomeni di sonnambulismo. Amy, guarda che è notte fonda, abbassa la musica. Amy. Stiamo aspettando qualcuno? Amy, mi senti? Che stai facendo? I think Martin probably was just a guy that was so competitive and you know, he wanted to give, he wanted it all. You know, he wanted it all. He probably wasn't a bad guy. You know, I don't think any of those guys are just bad people. I think they just get wrapped up in in winning, and they convince themselves that it's not stealing or that it's not cheating, and I think you can just sort of fall down the slippery slope. He was really the caretaker. I think he sort of swept her off her feet and took care of her, and I think that's sort of her weakness, is she looks for people to take care of her. Effetti collaterali è un thriller che Steven Soderbergh ha dedicato all'uso crescente e smodato degli psicofarmaci. La sceneggiatura di Scott Burns ha convinto Jude Law a partecipare al progetto in qualità di protagonista. There's certainly a layer to this film that's looking at the pharmaceutical industry and its role in our everyday lives and how we take it sometimes for granted that you know we hit problems on the head with drugs rather than perhaps looking at the root of the problem. What's very clever about the script that Scott Burns wrote is that it doesn't overemphasize that layer, if you like, is in the middle of what is also a very not overly complex, but a kind of a twist-filled, you know, drama in which you see someone who has presumably everything, lose everything, and then it turns ultimately into a kind of whodunit. L'ho vista 4 anni fa, per poco più di 9 mesi. Non le hanno tolto solo la terra da sotto i piedi, ma la terra, la casa, il marito. Tutta la sua vita è andata. Anche l'assicurazione sanitaria. Si è trasferita in città per cercare lavoro e non l'ho più sentita. Sono contenta che veda un uomo stavolta. Credo che le farà bene. Perché dice? Non si è mai sentita amata dal padre. Il marito finisce in galera, lei viene abbandonata di nuovo. Sarei molto felice se stavolta avesse un'esperienza diversa. I'm such a sycophant with Steven Soderbergh. I'm like, but it's true. I mean, it comes from the helm. The respect the crew and the cast have, the family that he creates. It's a wonderful, wonderful work environment. I'm just happy that this happens to be my 3rd time.
Affiancano Law la sempre più quotata Rooney Mara nel ruolo di Emily e i veterani del cinema di Soderbergh, quali Channing Tatum, visto in Magic Mike, e Catherine Zeta-Jones in quelli di Victoria. The twists, I hope, are what's going to really keep people guessing, obviously, and wanting to maybe come back and see it again. And yet it's got this root in you know, who's done the right thing. In a way, its heart lies, I think, in who's made the right decision at what point, and who's mad when. It's an intelligent movie, and it doesn't take the audience's intelligence for granted, and makes them think without intimidating them in any way. It's a beautifully balanced movie, and it's sexy, it's heartfelt, it's very interesting and thought-provoking. Diversi anni fa avevo un paziente che tradiva la moglie. Veniva qui ogni settimana come se andasse a confessarsi. Piangeva, si pentiva, ma non si fermava. Poi un giorno arrivò dicendo che era finita, che aveva preso coscienza dei suoi problemi, come una grande rivelazione. Circa 6 o 7 mesi dopo si presentò la moglie da me, dicendo che lui aveva una famiglia in un altro stato. Le aveva mentito. E aveva mentito a me. I figli accusarono me, la moglie accusò me, perfino il paziente accusò me. A volte anch'io mi sono data la colpa. Il punto è che un cardiologo è in grado di prevederlo, un infarto, dalle analisi. È nel sangue. Ma chi le vede le bugie?